Oggi vi porto su una cima dove non troverete funivie, non troverete folla, ma solo roccia verticale, silenzio e una via normale che richiede mani sulla roccia e passo fermo. Un'ascesa solitaria senza incontrare nessuno nella meraviglia delle Dolomiti. Perché Dolomiti significa alpinismo. Allora, come sempre, Ikimasho! Ohayou gozaimasu, buongiorno a tutti, siamo qui a Zoldo e oggi proviamo a salire Sasso Bosco Nero. È un po' lontano, vediamo se il tempo ci assiste, la giornata al momento è splendida. E allora, come sempre, Ikimasho! Eccoci, qui andiamo a Rifugio Bosco Nero. Vedete, questo è l'ingresso del sentiero. E allora, Ikimasho! Piccoli segni che aiutano l'ascesa. Eccoci, Casera Mogonna e noi Fosso del Bosco Negro, Fosse del Bosco Negre, dialetto locale, eccolo. Cascata Casera Connumata. Questo bosco oggi sembra un paradiso di pace e wilderness, ma per secoli è stato una vera e propria fabbrica a cielo aperto. La Val di Zoldo era famosa in tutto l'impero veneziano per due cose: i minatori e i carbonai. I carbonai vivevano isolati in questi boschi per mesi, costruendo i poiat, delle enormi cataste di legno coniche ricoperte di terra, fatte bruciare lentamente per giorni senza aria per trasformare il legno in carbone. Quel carbone alimentava le fucine della valle dove si producevano i chiodi per le navi della Repubblica di Venezia, la Serenissima. Quindi, quando camminate qui, state calpestando una terra che ha letteralmente costruito la flotta che dominava il Mediterraneo. E non solo, l'isolamento e la fatica di queste montagne hanno temprato così tanto gli zoldani che, quando le miniere hanno chiuso, molti di loro sono emigrati in tutta Europa, inventandosi un altro mestiere basato sul ghiaccio. Ecco, sentiero 485. Quindi i zoldani sono diventati pionieri dei maestri gelatieri artigianali nel mondo. Ecco, Casera di Bosco Nero e quasi ci siamo. Ecco il Rifugio Bosco Nero, guardate che meraviglia. Allora, proseguiamo dal rifugio
il bosco. Ecco qui un bivio, noi proseguiamo il sentiero 482 a Forcella Anella. C'è un patto non scritto con il Bosco Nero. Per guadagnarti la sua cima devi prima consumare le suole su questo gigante di pietra. Il ghiaione non concede sconti. Ad ogni passo in avanti la terra sembra scivolarti via sotto i piedi, come a volerti respingere. Attorno a noi il silenzio delle Dolomiti di Zoldo è interrotto solo dal rumore dei sassi che rotolano e dal battito del cuore, che qui accelera il ritmo. Ma lassù, incastrata tra le crode, c'è la forcella della Toanella. È lei il nostro primo traguardo e non si torna indietro. Guardate dove sono. Guardate che meraviglia, siamo proprio sotto il picco e qui vedete c'è la forcella, ci siamo quasi. Durissima salita, molto scivolosa. Lasso di Bosco Nero, Tima Show. Ci avviciniamo, ma ancora manca, siamo circa 2300 metri, passaggi stretti. Guardate che burrone. Che spettacolo però. E ce l'ho fatta! Guardate qui, ecco sasso di Bosco Nero, 2468 metri. Evviva! Dolomiti bellissime, meravigliose, guglie di pietra, stupendo, stupendo. Evviva!
Ecco qui, fontana dell'eterna giovinezza. Quindi vediamo.